Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Obbligo di riscatto del 24 gennaio del 2023 non doveva esserci, siamo chiari, perché obbligo di riscatto l'avevamo tenuto il lunedì, il mercoledì e il venerdì, perché in realtà il mercato del Milan non doveva avere dei sussulti. E invece un sussulto vero c'è, perché la più classica delle occasioni di mercato, con Zaniolo che rompe con l'ambiente di Roma, con Zaniolo che spinge per andare via da Roma, fa sì che il Milan entri in bagarre e quindi la vera, unica, credo, operazione del mercato di gennaio di tutta la Serie A ci riguarda. Enrico Boiani, ciao. Buongiorno a tutti. Beh, finalmente un obbligo di riscatto in cui si parla di mercato, perché ormai ci eravamo abituati quasi come se fosse un mattino Milan mascherato, dato che il mese di gennaio la sessione di mercato è aperta, abbiamo voluto comunque cambiare il nome del programma in obbligo di riscatto e ora finalmente un po' di mercato c'è per il Milan, perché il nome di Zaniolo è molto caldo in queste Eh sì, ore. è molto caldo, è molto caldo anche sulle prime pagine, ve ne facciamo vedere subito un paio, questa è Gazzetta dello Sport. Il Milan ci prova, ve l'avevamo detto ieri un po', preannunciando quello che un po' sarebbe stata la giornata, cioè si doveva trovare una formula diversa, che non era il prestito secco, non era il prestito con diritto, non era l'acquisizione classica, non era nemmeno l'obbligo di riscatto sicuro, doveva essere una soluzione terza che potesse andare bene a tutti. E su quello si sta cercando di ragionare, anche se in questo momento ancora non si ha la piena concordanza delle parti. Era una sorta di formula un po' più fantasiosa che poteva coinvolgere appunto un diritto che diventava obbligo, un oneroso che diventava obbligo, magari un pagamento dilazionato, magari l'inserimento di un calciatore, ma ci arriviamo dopo. Questa è Gazzetta dello Sport, questo è il Corriere dello Sport, C'è dove una fa cosa in comune in queste due prime pagine e non è il Zaniolo. taglio basso, il taglio È la basso. stessa foto, hai visto? Puoi rimettere un secondo quella di prima? Sì, sì, È la più o stessa meno. foto, vedi? Hakan ha capito come si fa in Italia, è un tipico gesto italiano, Sì, sì, vedo. sì. Vabbè, beh, l'Inter che ieri ha perso 1-0 con l'Empoli, capita, insomma, capita a tutti, anche alle migliori famiglie, pensa a quelle che non lo sono. Torniamo a noi, caro Henry. Il Corriere dello Sport fa un accenno a quello che è in realtà il vero nocciolo della questione, cioè Zaniolo stesso. Zaniolo stesso che in questo momento è forse quello che più di tutti sta spingendo per la soluzione interna, rimanere in Serie A, non andare all'estero, restare qui in Italia, e l'unica soluzione a quel punto sarebbe il Milan, ma non solo. Nicolò ha l'accordo con Maldini, che al Milan è mi verrebbe quasi da dire il secondo sponsor di Zaniolo, perché ce n'è uno ancora più invasato su Zaniolo e Sì. non è Paolo. Vabbè, l'avete capito, se non è uno è l'altro. Cioè, ovviamente stiamo parlando di Ricky Massara. Finisco la questione quotidiani con il taglio interno, la pagina Lo portò interna. lui a Roma, Sai che potrebbe anche essere. nell'affare Nainggolan? Non lo Potrebbe so. anche essere, potrebbe anche essere. È Ricky Massara che sta cercando di trovare la formula migliore. La Roma rilancia perché avrebbe bisogno, da quello che dice Corriere dello Sport, questo io onestamente non lo so, di plusvalenze vere, vere in tutti i sensi, cioè nel senso che siano reali, non fantasiose, e vere nel senso che sostanziose, perché avrebbe bisogno di iscrivere a bilancio delle plusvalenze che siano concrete, non magari degli obblighi che diventano tali a delle condizioni future, e quindi già adesso avere delle certezze per poter fare l'operazione. E gira tutto qui, gira tutto tra, torniamo noi, Henry, quello che la Roma ha bisogno di fare è la cessione, perché il ragazzo non vuole stare, lì non può stare, al di là di quello che dice Mourinho, il 1 febbraio non è a Trigoria. Il Milan, che vista l'occasione
prova a mettersi in mezzo tra le parti e prova a portarlo a casa, ma non può in questo momento fare un'operazione classica, cioè Di certo non tirerà fuori 25 milioni, 30 milioni, quanti ne chiede la Roma cash. Ecco, questo non accadrà. farà mai. Questa non la farà mai in questa operazione. Però al Milan intorno ai 20 milioni tra l'oneroso e il diritto che diventerebbe obbligo, magari vincolato alla Champions League, magari vincolato a delle prestazioni del ragazzo, lo fa. Se all'incirca arriviamo a un'operazione sui 20, in questo momento siamo poco sotto, ma sui 20 ci può arrivare. Per te il prezzo è giusto? Ci può stare? Ma io Perché considerando vedo che tanti tutto, tifosi si stanno un po' sì, dividendo. no, io considerando tutto, allora a me Zaniolo non desta tanti dubbi, tanti dubbi, sia dal punto di vista fisico, perché è un giocatore che di problemi purtroppo per lui è, mi dispiace anche, ne ha avuti tanti nel corso della sua carriera, sia dal punto di vista mentale, perché non è mai stato, diciamo, un professionista esemplare al 100% e questi credo che siano due dati di fatto. Arriva in una squadra che attualmente con gli infortuni ha dei problemi e non è sfortuna, ha dei problemi, e in una città che diciamo non è il paesino con 300 anime come dicevo ieri, è una città, comunque è una metropoli, ok, che abita già a Roma e è giusto appunto, stavamo dicendo e diciamo in questi giorni che la mentalità di questo ragazzo potrebbe, usiamo sempre il condizionale, essere uno dei problemi. Penso due cose per me: o meno per meno fa più, per entrambe le cose, e quindi decide di svoltare la sua carriera, capisce che è una delle ultime chiamate per fare il salto e quindi, tra virgolette, cresce, matura, si trasforma sia dal punto di vista della mentalità che dal punto di vista appunto fisico, e quindi ci ritroviamo in casa un giocatore veramente forte, perché i colpi Zaniolo li ha sempre avuti, oppure rischia veramente di andare ancora più giù. Ecco, per me non ci saranno mezze misure con Zaniolo eventualmente. Detto ciò, in un mercato in cui nessuno muove nessuno, un'operazione che porta un giocatore come Zaniolo al Milan mi può anche andare bene. Ecco, io personalmente avrei fatto qualcosa di diverso, cioè avrei cercato di fare la stessa operazione dal punto di vista della struttura, intendo, ma per un centrocampista. Però se l'occasione di mercato ti porta a questo, che lo si faccia, ecco, perché no. Tu? Guarda, soprattutto se adesso ne parliamo, dovesse esserci anche concomitante una partenza di Messias, quindi una sorta di esce Messias e entra Zaniolo a livello di prestiti, a livello di, e poi ne parliamo. Per me il rischio vale il tentativo, cioè non stai rischiando su un giocatore basico, stai rischiando su un giocatore dall'alto potenziale, con uno storico infortuni dietro importante, con una situazione tattica che andrebbe comunque un po' registrata, con diciamo così, dei sprazzi di mentalità da un po' ritagliare, perché un po' gli acuti, diciamo così, di personalità di Zaniolo sono un po' importanti, però a me piaceva da ragazzino questo ragazzo, quando è arrivato a Roma il primo anno, primi 2 anni, Cavoli, sì. era veramente un Era giocatore della fortissimo. miseria, sì, anche cioè, a me piace. Poi lo vedo anch'io che ha fatto 3 gol in 706 partite adesso e 4 assist, che ogni tanto ha qualche problemino fisico, probabilmente dovuto ancora agli assestamenti delle 2 operazioni al ginocchio, che ogni tanto sbrocca, che ogni tanto, ma l'abbiamo visto anche in Milan-Roma con noi. Sì, che Ha prende tentato giallo di dopo 3 fare, minuti. ha Non tentato si di può. fare, appena Teo un paio di volte l'ha chiuso, basta, spento, finita la partita. Lo vedo anch'io. Mi viene quasi la tentazione di dire spero che il Milan possa aiutarlo, cioè che il Milan possa essere
quella casa che lo possa aiutare a esplodere Anche definitivamente. perché succede, cioè nel senso non è una cosa che nel calcio non si è mai vista, anzi Sì. cambia ambiente. Penso, guarda, vedevo stamattina un tweet molto simile su Zinchenko dell'Arsenal, che sembra, è uno dei migliori terzini al momento, terzini sinistri al momento, era al City, era un oggetto del mistero, quindi non si sa mai, questo era un piccolo esempio per dire che non si sa mai cosa può succedere nel calcio. Allora, in chiusura parleremo ovviamente della formazione di stasera, perché in tutto questo stasera il Milan è chiamato a non far morire la Serie A, perché se dovesse perdere la prima rivale del Napoli sarebbe a 12 punti al giro di boa. Quindi insomma il Milan è chiamato ad aiutare se stesso e in parte la Serie A intera, visto anche il crollo di ieri dell'Inter. Chiudiamo la questione Zaniolo facendo un mega recap. Allora, Zaniolo al Milan interessa tanto. Zaniolo è forse il primo sponsor di se stesso, è quello che sta spingendo di più, insieme alla sua gente, che vabbè, non lo diciamo il perché anche, non è una roba economica. Ma oltre a loro, oltre alla parte giocatore, il Milan stesso, parte tecnica, cioè quelli che realmente poi fanno il mercato, sono convinti dell'operazione. Sono convinti in maniera tale che sono messi in trattativa ora, subito. Non c'è ancora una base secca di trattativa, cioè come poteva essere per altre operazioni, quindi si ragiona sul $500,000 in più, $1,000,000 in meno, il bonus in più, il bonus in meno. Ancora Si siamo in sta una fase... lavorando. Esatto, siamo in una fase di lavoro per capire se si fa diritto con obbligo, con quale obbligo, se alla Roma va bene la Champions o altro, se va bene farlo un prestito secco con obbligo che diventa poi tale alle condizioni, oppure se diventa oneroso da subito con qualche milione iniziale, 3-4 milioni di oneroso magari, e qual è la base finale ovviamente della valutazione di Zaniolo. E nel caso se può rientrare lui, Junior Messias, che potrebbe essere scambiato sempre sulla base del prestito per ora nell'operazione, in modo tale da essere un po' più convincente. E in parte ti devo dire, Harry, anche per sgravare la rosa da Dal terzo avere esterno destro a più 5 l'ennesimo giocatori, giocatore esatto, offensivo, sì, sì, sì. avere 35 giocatori offensivi. No, no, ci sta come idea, è ovvio che sempre in 11 siamo alla domenica alle 20:45 quando andiamo in campo, no? Quindi ci può stare che qualcuno sia ai saluti, quindi è ovvio che se fai un'operazione di questo tipo, o Messias o Salmaker, vista la zona di competenza, sono i più indiziati a lasciare, no? Non penso che il Milan si privi di Salmaker in No, questo momento, perché è utile dal punto di vista tattico, è più no. giovane ed è un potenziale, diciamo, ha un potenziale più alto, e quindi il nome sul taccuino è quello di Messias, che comunque non è che ha fatto male, però se ti arriva un giocatore come Non è che ha fatto Zaniolo, bene. lo spazio te lo chiude. Sì. Assolutamente sì. Harry, noi chiudiamo così. 30 Sì, secondi sulla formazione di stasera. Non c'è Teo, lo sapevamo. ah, affaticamento muscolare, si è fermato ieri, non parte per Roma e quindi non c'è nella formazione contro la Lazio. Speriamo che non sia niente di grave, speriamo che non sia un affaticamento lungo. Noi Speriamo che sappiamo... sia un affaticamento e non un affaticamento che dura un mese e mezzo, perché è altro, ma si dice che è un affaticamento. Sì, speriamo che non sia un affaticamento come quello di Rade Krunic che è durato un mese, se no a fuori di affaticarsi diventano tanto faticosi sopportare certe cose. Vabbè, per chiudere la difesa Tomori, Kalulu e Calabria, Benasser Tonali, Salma Kerr, dovrebbe essere confermato Diaz, Ah, potrebbe esserci più Diaz che è il terzo centrocampista, però mm, c'è Salma Kerr quantomeno, con Leao e Olivier Giroud. ah, quindi niente Rebic. No, a cui viene chiesto ancora una volta di stringere i denti e di andare in campo. Lo vedremo stasera come sarà il Milan, anche perché, come detto, o il Milan o niente per il campionato, o il Napoli Sì, e basta. poi diventerebbe impossibile.
sì, diventerebbe Adesso praticamente... ancora un briciolo di chance l'abbiamo. A 9 punti, con lo scontro diretto che potenzialmente magari ti potrebbe portare a 6, in un girone 6 punti li riesci a assorbire. 12 da Sì, ma domani poi mattina, ne 12. parlavo, ne parlavo anche prima, cioè, basterebbero una vittoria e un pari, cioè scusa, una sconfitta e un pari del Napoli con tu che fai il tuo dovere nelle stesse giornate e gli metti un sacco di pressione. Quindi, Esatto. Caro Henry, dai, noi siamo forza, arrivati su! su cosa? No, su, Vedremo stasera. forza, su. Vedremo stasera come andrà la partita, vedremo stasera, da stasera come andrà anche la situazione in Zaniolo. Il Milan tra l'altro è a Roma in tutto questo, quindi sarebbe anche molto più semplice fare due chiacchiere de visu con la Roma, ma oltretutto obbligo di riscatto non si spegne più, ve lo dico come se fosse una minaccia, nel senso che fin quando la situazione in Zaniolo è in piedi, ci tocca. Tiriamo dritto. Tiriamo dritto fino, credo, al 30, al 31, quello che è. Io spero che chiudano un pizzico prima nel caso, però eh, dovremmo riuscire a chiudere prima, spero, e quindi tiriamo dritto finché la situazione Zaniolo è in piedi. Henry, grazie. Grazie a te, mi raccomando, like, commentate qua sotto, diteci se prendereste Zaniolo o meno e a che condizioni, mi raccomando, e se rinuncereste o meno a Messias, sotto nei commenti. Arrivederci, a tra poco. Chiama Milan, poi gli appuntamenti di oggi li sapete perché in realtà è giorno di partite, quindi si tira dritto con lunch, talk, no filo rossonero, ma il pre alle 19:45, poi la live del primo e del secondo tempo con noi Lazio-Milan e poi il post 22:45. Ciao a tutti.